Cosa faresti se avessi tanti soldi da non doverti preoccupare per come li spendi? Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. Quante volte abbiamo fatto questa domanda a noi stessi? La domanda è molto infantile, forse più adolescenziale. Appartiene a quel momento in cui ci sentiamo dire per la prima volta «Oh, guarda che i soldi non crescono sugli alberi», che poi è un modo di dire strano. La frutta cresce sugli alberi, ma non ne abbiamo una disponibilità infinita e soprattutto non è gratuita. Comunque, piccola digressione sui modi di dire che usiamo noi genitori quando vogliamo spiegare il mondo ai nostri figli. Dicevo, quante volte ci siamo fatti questa domanda? Sicuramente tante. Ma a quanti è successo di poter rispondere con certezza? Beh, sicuramente a pochi, e gli U2 sono tra questi. Dopo la realizzazione dell'album precedente, The Joshua Tree, hanno fatto una tournée in Europa e in America. Rispetto alle precedenti, quella è stata una tournée molto più ricca di date, che gli ha dato la possibilità di visitare meglio quel paese. Sono quindi riusciti a vivere gli Stati Uniti come cittadini di quel luogo, ma da una posizione molto privilegiata. Iniziano quindi ad esagerare, spendono tanto, hanno tutto ciò che desiderano, feste notturne quando non sono in tournée, auto esclusive, ville e chi più ne ha più ne metta. Insomma, quello che i 4 ragazzi di Dublino non si erano potuti permettere da adolescenti se lo permettono adesso. Desiderio da realizzare. Questa è la frase chiave di quei mesi. Quei mesi però non sono solo di lusso sfrenato, sono mesi in cui cominciano a conoscere la cultura di quei luoghi. In particolare si interessano al fenomeno dei predicatori cristiani, li affascina il loro modo di fare, il loro modo di usare le parole e il fatto che in questa maniera riescano a riempire stadi, guadagnino così tanto che riescano a comprarsi addirittura televisioni per trasmettere le loro prediche e i loro mega raduni. È grazie a questi uomini che a Bono viene l'idea, nel tour successivo, lo Zoo TV Tour, di interpretare il personaggio del predicatore, vestito di specchi e che si faceva chiamare Mirror Ball Man. Per chi non lo sapesse, Mirror Ball è la palla stroboscopica che si usava nelle discoteche. In questa maniera lui, in quei concerti, introduce la canzone di questa settimana, che commentiamo questa settimana. Lui parte dalla riflessione che, in fondo, i musicisti fanno la stessa cosa e lo scopo è esattamente lo stesso. Sono come un predicatore che ruba cuori, in uno spettacolo itinerante, per amore o per soldi, for love or money. Tra l'87 e l'88, quindi, durante la preparazione del docufilm Rutland Dam, realizzano ogni desiderio, potremmo dire, acquistabile. Ma sanno già che non è quello che vogliono, cercano altro. Qual è quindi questo desiderio? Sono confusi. Era questo il successo che cercavano? Tutto qua quello che hanno iniziato a fare quel lunedì di una decina d'anni prima nella cucina di Larry? La loro popolarità sta iniziando a presentargli il conto. A quel punto li aiuta una persona inaspettata, l'autista di Bono Ellison, che li presenta a Quincy Jones, il quale, nonostante la sua popolarità e la sua fortuna economica, era rimasto quel jazzista che si era fatto apprezzare decenni prima. La vicinanza con lui li reindirizza, gli fa capire come sfruttare al meglio la popolarità, come non farsi travolgere dal successo e dai soldi che ne derivano. Insomma, volendo sintetizzare, come rimanere lucidi durante una sbornia. Dovevano imparare a conciliare quello che erano diventati con quello che erano davvero. Allora, a poco torneranno nel loro modo di vivere abituale, quello che più gli si adatta. Tornano ai desideri più semplici per non lasciarsi travolgere da altri troppo effimeri. Tornano in pratica nella loro Dublino. Non va ancora tutto bene, quell'esperienza ha lasciato un solco profondo. Ma qualcosa è cambiato nel gruppo. E se ne renderanno conto a Berlino un paio d'anni più tardi. In quel periodo qualcosa sta anche cambiando nelle vite dei coniugi Jufson. Il desiderio di fare una famiglia iniziata nell'82 di Bono, 28 anni, e Ellison, 27, dopo 6 anni di matrimonio si arricchirà
con l'arrivo della primogenita Jordan. Stay. Ogni domenica alle 13.